Ebbene sì, mi trovo effettivamente in un aeroporto e questa è una piscina all'interno di un aeroporto con vasche idromassaggio. Ora vi racconto tutto. Ho deciso di passare le prossime 24 ore nell'aeroporto migliore del mondo. Mi sto riferendo all'aeroporto di Singapore, uno degli aeroporti più trafficati al mondo, con più di 100 compagnie aeree che ogni giorno volano o passano attraverso questo aeroporto. Situato a solo 24 km dalla città, è anche super comodo da raggiungere e ha all'interno veramente di tutto. Purtroppo ho perso metà di questo video, le clip sono andate cancellate, è stata una tragedia, ma cercherò di raccontarvi cosa è successo. Sono arrivato in aeroporto più di 24 ore, 26 ore prima del mio volo effettivo, che sarebbe stato il giorno dopo, intorno alle 4 del pomeriggio. Per prima cosa mi sono fermato da Shake Shack a fare pranzo, un panino incredibile. Perché Shake Shack? Perché ho visto che avevano le prese al muro, avevo bisogno di montare un po' di video, di finire alcune cose, quindi mi sono messo a lavorare un pochino prima di dirigermi a fare il check-in nell'hotel all'interno dell'aeroporto. Letteralmente non usciremo dall'aeroporto. Ovviamente c'è il wifi gratuito in tutta la struttura con diversi tipi di wifi, ma ricordatevi sempre di navigare in maniera sicura sfruttando NordVPN. Questo perché è sempre importante fare attenzione, nel senso che il wifi a cui vi connettete potrebbe essere, soprattutto in zone molto trafficate, un wifi fasullo che ha il nome simile a quello dell'aeroporto a cui ti dovresti connettere, ma in realtà è una rete fittizia creata ad hoc per rubarti dei dati. Quindi si attiva NordVPN per proteggersi da tutto questo. E in più con la funzionalità Threat Protection vengono bloccati anche siti pericolosi, virus e tracker online, così da essere immediatamente avvisato quando ti avvicini a qualcosa di sospetto e evitare problemi. In particolare quando siete in viaggio, avere problemi di questo tipo sulla sicurezza online, siccome ormai tutto è online, può essere veramente fastidioso. Senza contare la geolocalizzazione, importantissima, per cui sintonizzandoti dal paese nel quale vuoi andare, cioè se devo fare un viaggio in America mi sintonizzo in America, spesso i prezzi sono più bassi. Vi faccio un esempio con gli autonoleggi: noleggiando una macchina da Milano per gli Stati Uniti, questi sono i prezzi, mentre se la noleggio geolocalizzandomi con NordVPN dagli Stati Uniti, come potete vedere c'è un bel risparmio. E la stessa cosa succede su voli aerei, non sempre chiaramente, dipende dai momenti dell'anno, da 1000 fattori, ma ecco, un controllino se dovete organizzare un viaggio male non fa, secondo me ci può essere un bel risparmio nell'insieme. Quindi se vi interessa potete scaricare NordVPN con uno sconto esclusivo a tempo limitato tramite il mio link, e tramite questo link avrete sempre l'offerta migliore disponibile sul mercato nel momento in cui decidete di cliccare il link. E ovviamente i classici 30 giorni soddisfatti o rimborsati, per cui se poi non vi soddisfa, non vi interessa, potete chiedere il rimborso e vi ridanno tutti i soldi, insomma. Comunque sia, dopo aver lavorato un po' mi sono spostato a esplorare la mia stanza d'hotel. Vi lascio alcune foto, purtroppo ho perso tutti i video. È una tipo mini capsule hotel all'interno dell'aeroporto, nella zona di The Jewel, che è la zona principale, e c'è hotel più una piccola parte di lounge dove puoi metterti a lavorare, prenderti un tè. Dopodiché The Jewel, essendo una struttura gigantesca, ha un sacco di offerte interessanti all'interno del posto stesso, per cui puoi proprio comprare dal sito dei biglietti con bundle specifici per delle attività all'interno di The Jewel, che è incredibile. E ovviamente chi sono io per non prendere uno di questi bundle? Mentre mi dirigevo verso le attività, sento qualcuno che chiama il mio nome, mi giro, c'era Brett. What's up, man? What are you doing here? What in the world? What are you doing here? As I'm randomly here at the best airport in the world, we ran into Ephraim. Yeah, I don't know how. We were texting yesterday. We were like, yeah, we're not gonna be able to meet in Singapore. Wow. Here we are. All right, Ephraim. I'll see you later, bro. Enjoy the bouncy net. Ephraim is a good friend of mine and literally just ran into him so randomly. Non ci siamo neanche organizzati, sapevo che era in Asia, ci siamo sentiti ma poi ci siamo detti non ce la faremo a beccarci perché è un casino, io volo nelle Filippine, tu voli in Indonesia, a caso, cioè quel posto è gigantesco, quante possibilità c'erano di beccare Brett? Eppure ecco Brett. Quindi ci siamo salutati, poi ci siamo dati appuntamento il giorno dopo perché anche lui avrebbe girato questo stesso video sostanzialmente, e quindi ci siamo detti va bene, becchiamoci domani in aeroporto. E poi ho continuato il mio giro esplorativo della parte giocosa di questo aeroporto incredibile. Ti danno anche le scarpe se non avessi scarpe appropriate, e poi puoi cominciare a arrampicarti su questa rete, che comunque è bella ripida. Oh, ma è fighissimo. Oh, c'è anche l'aria che arriva da sotto. Sì, perché hanno tutto un sistema di ventilazione per portare effettivamente aria fresca in tutti i punti dove ci sono le piante. Che spettacolo! Capite? Sono in cima su una rete sopra il centro commerciale. Che follia è! Ah, c'è anche una mini rete sotto per evitare che se ti cade qualcosa vada a finire in testa a qualcuno. Però è assurdo. Ah, c'è di nuovo Brett. Hai coperto dal segno. Oh, a walking shot. Un professionista al lavoro. That was a good walking shot.
See you later. E passa esattamente sopra le scale mobili ed effettivamente tutta la parte di centro commerciale. Questi invece sono le bouncing net dove puoi saltare effettivamente e correre in giro. Ci sono anche gli scivoli sulle bouncing. Ok, forse le reti dove si salta sono meglio di questa qua dove si cammina solo. Se avete paura, ci sta a fare questa, è una bella esperienza. Ma se volete fare un po' di più, secondo me quelle dove si salta sono meglio. Ora andiamo a cercare il labirinto e le altre attrazioni. Ed ecco la passeggiata sul Canopy Bridge, questo ponte sospeso. Wow, avrei bisogno di qualcuno che mi facesse una foto da là, ma ho perso Brett. Sarebbe una bella foto in effetti. Quella torre di controllo non è male, è compresa nel biglietto del parco e non è un biglietto singolo per ogni cosa, è un bundle con diverse cose, quindi facendo il bundle secondo me ci sta. Fate il bundle della rete salterina e in più avete questo ponte e altre attrazioni qua in giro. Secondo me fatto così ha senso. Ah, ecco il labirinto, ecco dov'era, era all'inizio, l'ho anche visto prima ma me lo sono dimenticato. Ok, esploriamo questo labirinto. Wow, ma è super fitto. Ve l'ho già detto che ogni volta che entro in un labirinto io mi immagino la scena di Harry Potter e il calice di fuoco dove corrono. Questo è un bel labirinto studiato bene. Questa cosa dei fiori non me l'aspettavo per nulla. C'è un sensore che attiva i fiori e li fa uscire. Sono arrivato. Ma sono sicuro di essermi perso dei pezzi che potevo fare. Credo di aver preso la strada più veloce alla fine. Che spettacolo, anche da sopra. E qua puoi vedere tutto il labirinto. Ecco, però sì, fatto così è una figata. Sembra un po' incolto, però non lo so, è il bello, no? Però sì, mi sono perso tutta quella parte laggiù. Ok, torniamo nel labirinto e continuiamo a esplorarlo. Sono troppo forti quei labirinti, c'è poco da fare. Guardate che spettacolo questo. Si aprono solo in una direzione con i meccanismi qua sotto e chiude dall'altra. Che spettacolo. Direi che possiamo uscire da qua. Ora l'ho esplorato veramente tutto. Ed ecco il Mirror Maze, l'altro labirinto. Ti fanno il brief prima di entrare e ti danno questo per non sbattere contro i vetri. Oh mio Dio, questa cosa confonde un sacco. Però così eviti di spaccarti la testa. Ah, qua non si va da nessuna parte, ottimo. Una composizione floreale. Perché pian piano capiamo la via d'uscita. Quindi andiamo di qua. Oh no, ho trovato la fine. Oppure no. Oh mio Dio, non me l'aspettavo. Ok, ora ho finito veramente. Che meraviglia. E queste sono tutte le attrazioni che contiene quel bundle che ho preso e le principali attrazioni di questa parte d'aeroporto. Veramente, veramente affascinante, devo dire. E questo è il Pokémon Store. Oh mio Dio, voglio tutto. Vabbè, la felpa è bellissima. Ah, i manga. Funko Pop. La puoi giocare ai giochi Pokémon. Ma la parte veramente interessante è quella in cui entrerò domani mattina, perché puoi anche richiedere un early check-in che ti permette di entrare semplicemente prima all'interno della zona dei terminal per goderti le attività e le cose che ci sono all'interno fondamentalmente. E quindi se ce lo garantiscono, siamo dei signori. C'è anche una piscina. Ok, mi sono messo qua, ora lavoro un po' e poi ci esploriamo tutto il resto, compresa la parte dei ristoranti perché farò cena a un certo punto, e il Jewel in notturna che ha tutto uno spettacolo di luci studiato apposta e deve essere incredibile. Però è così, ora lavoro un po'. Che poi vabbè, lavorare con questa vista, ascensore. Chi non vorrebbe lavorare con un ascensore davanti? Wow, per i 100 anni di Disney c'è questa mini esposizione qua The Jewel, spettacolare. È un mega Mickey Mouse. Devo dire incredibilmente epico. Si sta accendendo. Ma noi scendiamo verso gli altri ristoranti. Tra l'altro se si scende ancora l'acqua viene incanalata in questo tunnel bellissimo. Che meraviglia. Tra l'altro è proprio silenziosissimo. Ok, andiamo a cercare del cibo. Ah, ma prima volevo ancora vedere troppo questo posto. Don Don Donki. Super mega giapponese, credo. Cioè, per forza, dai. Ma perché dovrei voler comprare della roba surgelata in aeroporto? Dove me la cucino? Perché? Snack giapponesi. Kit Kat al melone. Oh mio Dio. A tutti i gusti del mondo. Come poteva mancare un cinema, chiaramente. Anche IMAX, tra l'altro. Questo è un cinema classico a pagamento. Poi una volta passati i gate ci sono i cinema, cioè c'è il cinema gratuito, ma vi farò vedere. Alla fine mi sono messo in questo posto, Oshino Coffee, e mi prenderò un curry rice e una mini salad. Insalatina per cominciare. Un po' di roba verde, ma e poi ho chiesto dell'acqua. Mi ha chiesto col ghiaccio oppure warm, cioè calda. Io ho inteso temperatura ambiente. Invece no, mi hanno proprio portato acqua calda, se non altro è sterilizzata. Ed ecco arrivato il mio curry, è un quintale. Buon appetito allora. Davvero buono. Ha provato. Però mangiare qua dentro c'è veramente l'imbarazzo della scelta per qualsiasi gusto.
Forse ho mangiato fin troppo, oh mio Dio. Che cappero di meraviglia. Ora andiamo a esplorarcelo laggiù. Ok, proviamo a salire per di qua. Spettacolo di luci musicale. Ricerca per i prossimi spostamenti ed è ora di andare a dormire, quindi ci vediamo domani. Buonanotte dall'aeroporto di Singapore. The next day. Buongiorno, sono le 7:30. Proverò ad andare a cominciare a esplorare e a vedere se mi fanno passare dai check-in. Sto ufficialmente lasciando la stanza, vediamo se mi fanno passare al check-in. Alla fine il mio volo è alle 2:30. 1 hour later. Partiamo dal Terminal 3. Aspetto il treno. E da qua poi si può prendere per il Terminal 2, ma noi per adesso andiamo a esplorare le cose più interessanti di questo Terminal 3. Come il resto di Singapore è pieno di aree verdi, anche l'aeroporto, partendo dal Butterfly Garden qui al Terminal 3. Ed eccoci nel giardino delle farfalle. Che spettacolo! Umidissimo qua dentro, ovviamente. Si sale su. Andiamo. Questa era la zona delle farfalle. Qua c'è il primo Movie Theater Experience, dove ti dicono i film che fanno e gli orari a cui li fanno. Figrai, Cruella, Venom, Uncharted, Fantastic Beasts. E qua ci sono tutti gli orari. Tipo a breve dovrebbe cominciare Fantastic Beasts. Ed è un cinema gratuito, quindi tu semplicemente arrivi, entri, ti guardi il film e ti passi le ore così prima del tuo volo. Wow. Non è gigante, però è molto figo. È proprio cinema. Cioè sono poltrone da cinema queste. Ce n'è anche uno al Terminal 2 di questi. Qua in alto, sempre al Terminal 3, c'è una piccola zona street food dove puoi ordinare qua dalle bancarelle e poi prenderti il cibo proprio in modalità street food, appunto con queste bancarelle che te lo preparano. È geniale. E dietro c'è tutta la zona dove consumare effettivamente il cibo che prendi. Sono ufficialmente entrato al Terminal 1. Ovviamente è un classico aeroporto, quindi hanno le classiche robe tipo duty free, lounge, posti relax, ma in questo c'è molto di più. Tipo questo è il Terminal 1 ed è il più vecchio e si vede in effetti, almeno in questa parte, ma ha anche un sacco di chicche interessanti. C'è il giardino dei cactus con vista sulla pista. Spettacolo! Ci sono cactus di tutti i tipi, belli. Questi sono considerati della famiglia dei cactus? E questa deve essere una lounge. Ci sono le lounge con le TV per bambini, con le casse integrate sulle poltrone. Cosa da notare subito che sono ai gate e non mi hanno fatto i controlli di sicurezza ai check-in. Solo check-in. Questo perché i controlli li hanno spostati in questo aeroporto prima di ogni gate effettivo. Quindi vai al tuo gate e fai la coda solo per i controlli di quel volo. E controllano solo i passeggeri che vanno in quel volo. Questo probabilmente per evitare code chilometriche ai terminal. Non è una brutta idea in effetti. Ovviamente bisogna di molti più macchinari per le varie scansioni, che sono un costo, immagino. Purtroppo il Terminal 2 era bloccato per lavori e irraggiungibile da dove mi trovavo io, ma Brett ci ha fatto un giro prima di entrare, che ha letteralmente un parco divertimenti o tipo una mini fiera con letteralmente delle giostre. Questa roba dei giardini negli aeroporti è veramente tanta roba. Nel senso che proprio, cioè anche immaginatevi in una bella giornata, ti metti qua fuori a lavorare con calma, non hai neanche bisogno di una lounge o di niente, cioè ti rilassi. Dai, qua c'è un po' di rumore in effetti, però più aeroporti dovrebbero essere così, veramente bello. L'aeroporto ha anche una clinica medica, tipo dei hospital, nel caso in cui volessi fare un check-up, un controllo, non è tanto per le emergenze quanto appunto controlli. Se passi di qua e hai un po' di tempo e vuoi farti fare le analisi del sangue, lo puoi fare. Fa molto ridere, ma perché no? Altra area verde di relax con vista sugli aerei. È un sacco di casino. Mentre quello in cui mi sto dirigendo adesso è il Transit Hotel, un hotel interno al terminal in cui puoi sostare solamente se arrivi, fai scalo e poi riparti, quindi non puoi entrare, sostare e poi partire, purtroppo. Quindi non ho potuto provarlo questa volta, ma in futuri scali magari lo proveremo. Ma la cosa particolare a cui invece puoi accedere una volta che entri qua è la piscina. Nel senso che in questo aeroporto c'è effettivamente una vera piscina in cui puoi andare a rilassarti e volete mica che non ci vada? Andiamo a provare questa piscina dell'aeroporto. È vuoto. Ti puoi comprare anche il costume se non ce l'avessi. In realtà sta diluviando.
Però insomma, ci sono anche gli armadietti in cui puoi mettere lo zaino. Non so se il mio ci starà, è gigante. Ok, qua ti puoi cambiare e poi puoi andare in piscina. 26 euro per l'accesso alla piscina. Appunto, oggi purtroppo piove, quindi non c'è nessuno effettivamente in piscina, anche perché devo dire che fa abbastanza freschino. Ma sono venuto fin qua, non sono io per non farmi un bagno. Tra l'altro piscina con vista sull'effettivo aeroporto. Qua c'è l'idromassaggio in cui ti puoi mettere e rilassare prima del volo, oppure appunto la piscina dove farti una nuotata. Entriamo nell'idromassaggio. Ok, devo ammettere che questa cosa è un po' una follia, soprattutto oggi che fa un freddo incredibile. E hanno sia idromassaggio che piscina effettiva. Quando mi ricapita di poter dire di essere andato in una piscina in un aeroporto. Cioè è un bellissimo modo per aspettare il proprio aereo. Contate che qua fa veramente caldo, quindi quando avete un po' di ore da aspettare, un bagnettino, doccina e poi si sale sull'aereo. Cioè anziché fare semplicemente la doccia, fai anche il bagno. E poi vabbè, oltre alla piscina c'è anche una piccola parte di palestra. Docciato, cambiato e pronto per l'aereo. Ora aspetto solo Brett che sta arrivando, che viene anche lui in piscina, così lo saluto prima di andare ai gate. Ed ecco che è arrivato Brett. Yeah, pretty good day, right? E dopo aver incontrato Brett mi sono diretto ai gate, pronto per la mia prossima meta e prossima parte di avventura che vedrete nel prossimo episodio. Ci stiamo dirigendo nelle Filippine. Quello è l'aereo della mia prossima destinazione. Ora mi imbarco e ci sono 4 ore e mezzo di volo.